Tu invece, tu come stai? Io come sto? Bene. No. Come vuoi che stia? Sono stanco e stufo. Ogni giorno mi alzo dal letto e accadono le stesse cose di sempre. Colazione. Doccia. Mi vesto e senza nemmeno che me ne accorga è già passata gran parte della mattinata. Allora mi siedo e provo a buttare giù qualche idea. Qualcosa anche solo di lontanamente buono. Appena sembra che stia iniziando ad ingranare, guardo l'ora e si è già fatto mezzogiorno. Perciò abbandono quello che stavo facendo. Insoddisfatto e sicuro di non aver creato nulla di importante. E prendo l'auto. Pronto per andare dai miei nonni a mangiare. Quelle poche volte che sono abbastanza maturo da ricordargli che ci sono. Nella maggior parte dei casi non gli dico nulla. Non vado e loro rimangono lì, non sapendo se arriverò mai. Oppure no. Spesso
sono loro stessi a non cercarmi, come se avessero perso le speranze con me. La cosa mi fa star male, ma non ho tempo di pensarci. Dopo aver mangiato in fretta e furia, in molte occasioni anche in macchina, parto per andare a lavoro, sempre con il fiato sul collo. Guido in mezzo al traffico, ascoltando le identiche 10 canzoni da ormai 6 mesi. E quando arrivo in centro, lotto come un pazzo per trovare parcheggio. Circondato da una giungla di macchine che sono 4 volte la mia. In molti casi non trovo posto. Quindi mi tocca setacciare la zona della metro, cercando uno spiraglio tra i SUV e le macchine da centinaia di migliaia di euro. La cosa non sarebbe nemmeno un problema se non fosse che il parcheggio dista 5 minuti a piedi dall'ufficio. A quel punto persi velocemente la macchina e con gli ultimi pochi secondi non oso nemmeno immaginare come appaia dall'esterno. Penso che se mi soffermassi troppo a pensarci, non riuscirei nemmeno ad andare oltre le strisce pedonali. Salgo l'ascensore con il fiato corto e arrivo abbastanza tardi per sentirmi rimproverare o per avere l'impressione di essere nel torto, anche se sono arrivato in tempo. Non so perché. Non vorrei. Ma succede. Fortunatamente non è sempre così. Le rare volte che trovo parcheggio vicino al Little Mark, la vita è un attimino più facile. Solo un po', non tanto. Entro in ufficio con il sole ed esco quando ormai è già tramontato, come la maggior parte delle persone in realtà. Ma su di me ha un effetto strano. Mi sembra di aver passato non solo la giornata, ma la mia intera esistenza in quel posto e di non aver fatto altro, sia per me che per il mondo intero. Nell'ultimo periodo sto lavorando da casa, ma la cosa non cambia. Percepisco di star perdendo piano piano un pezzo del piccolo sognatore che ero abituato ad essere. Al ritorno metto la stessa musica del viaggio di andata e arrivo a casa, dopo aver passato metà del tragitto imbottigliato nel traffico, ad osservare il tramonto dallo specchietto retrovisore. Sollevato, sì, ma distrutto. Solo l'idea di mettermi nuovamente al computer a scrivere qualcosa mi fa star male. Soprattutto perché quello che sto facendo è deprimente.
passare altro tempo davanti allo schermo, dopo aver già trascorso 5 ore per scrivere un film che non interessa a nessuno e che mai vedrà la luce del sole. Cazzo. Penso che chiunque sarebbe triste a riguardo. Se ci penso, mi vengono i brividi. Lotto con ogni fibra del mio corpo contro questo sentimento. E dopo aver provato a mandare avanti la stessa storia da più di 3 anni, si fanno le 8:30. Gli occhi iniziano a cedere ed i crampi alle mani prendono sopravvento. La mia pazienza e la mia forza di volontà raggiungono il limite e si dissipano. Mi metto a mangiare, a guardare reel, il tutto circondato dalla mia famiglia, che non sembra essere interessata alla mia esistenza, così come non lo sembro io nei confronti della loro. Mi fa male pensarlo, ma spesso sento di essere così distaccato da tutti, persino da me, che non c'è niente che io possa fare a riguardo, solo stare a guardare. Quando ormai è calata la sera, certe volte non riesco ad abbandonare i reel. Nonostante non abbia più Instagram da un po', il telefono trova sempre un modo per convincermi a starci incollato. E dimmi che non si dica, si fa ancora più tardi. E gli occhi ancora più stanchi. Fino a chiudersi, accompagnati dal suono di qualche stronzata online che nemmeno mi interessa. Non guardo più nemmeno film come una volta, nemmeno una cosa che mi faceva più star bene riesco a fare. In tutto questo non riesco a trovarne il tempo. Una volta mi imponevo di guardarne uno al giorno, come allenamento e come passione. Ora invece sento che pure quello mi toglie delle ore preziose che posso utilizzare per altro. Ma per cosa? Mi sembra di fare tutto di fretta, senza anima, quindi no. Non sto bene. Da un po' in realtà. Anche se non saprei dire da quanto. Con Daria va sempre tutto bene. Sono innamorato come il primo giorno. Ma per qualche motivo non sono ancora felice. Come se mi mancasse un pezzo che non sono in grado di trovare. Lei è la mia più grande forza in tutti i miei giorni da debole. Se le mancasse, non saprei cosa farne di me. La scuola. Non so nemmeno cosa dire a riguardo. Mi piace l'arte, mi piace anche studiare, ma per qualche ragione non lo frequento mai. So che gran parte della colpa è da attribuire al lavoro, ma non del tutto. La maggior parte della responsabilità è solo mia e di nessun altro.
Forse nel corso del tempo le ho conferito troppa importanza, anche per le pressioni dei miei. E quindi ho finito per metterla su un piedistallo. La vedo come una cosa intoccabile, alla quale ormai non posso più avvicinarmi. Per quanto vorrei finirla. Sento che morirei se mi ci dedicassi ora. In questo preciso istante. I miei premono perché faccia tutto. Ma mi sembra di non star portando a termine niente. È difficile comunicare. Soprattutto con loro. Anche gli amici sono lontani. Io in realtà mi sono allontanato. Non da tutti, però con alcuni sì. Con i pochi che sono rimasti, sento sempre di non essere davvero capito, o ascoltato, o considerato. E la cosa mi addolora. Meno male che lasciarli andare, immagino. Questo sono io. Questa è la mia vita in questo periodo. Non vedo praticamente nessuno. E non manco a nessuno. Ma non si limita solo a questo.
Le giornate si sono allungate, con l'inizio della primavera in particolare, ma non so per quale motivo il tempo mi sembra sempre lo stesso. Sembra tutto così avventato e fugace. I frammenti della vita mi sfuggono di mano, come granelli di sabbia. Mi sto sgretolando. Nella ripetitività della mia esistenza. Certe volte esco la sera, da solo, senza che abbia chiaramente in mente dove andare. Giro in macchina senza meta, in cerca di una risposta o uno scopo. Mi ritrovo a volte in un parcheggio. A sentire musica o ad ascoltare il silenzio dopo un temporale. Ad osservare le luci o ad annusare l'aria. A volte mi sento fortunato a vivere in un posto come questo. Cammino tra le vie, alla ricerca di frammenti del mio passato, per usarli come spunti per il futuro.
volte c'è troppa incertezza. Solo una nube nera che non promette bel tempo. Vagabondo. Ma dentro sono bloccato. Bloccato con le persone, con chi ho vicino. Chissà cosa vedo negli altri. Forse una maschera. Forse il vero me. O forse niente. Giro per le strade anche in cerca di stimoli per il mio film. Ma più vago, meno risposte sembra riesca ad ottenere. Forse mi faccio le domande sbagliate. O forse semplicemente non sono abbastanza bravo in quello che faccio. È una delle cose che più mi spaventano e che più mi fanno star male. Questa convinzione di non essere abbastanza mi opprime. Certe volte mi riparo nel bosco, in mezzo alla natura. Mi illudo che avendo un attaccamento di un certo tipo possa capire di più con chi ho a che fare. Ma non è mai così. Non so nemmeno perché lo faccio. Scrivere, fare video, tutto quanto. Una parte di me è convinta che sia per una forza innata. Ma se così non fosse? Se invece non lo facessi, che è solo per dimostrare qualcosa a qualcuno? Per far dire alla gente vicino a me qualcosa che mi lusinghi? In quella circostanza non mi lamenterei nemmeno di essere un debole senza talento. Ma non so quale sia la risposta. Non so perché faccio tutto questo. Forse voglio solo essere capito e ascoltato. Forse voglio solo che la gente veda le cose dal mio punto di vista. Così che possano finalmente vedermi per come io mi vedo. Non lo so davvero. Non passo giorno a dubitare di questa cosa. E a stare male per non riuscire a fare abbastanza.
Certe notti sto sveglio fino a tardi, a girovagare per la casa in cerca di risposte. Metto a posto la cucina, o la saletta, o il bagno, perché il mio cervello è così sveglio e vigile, pronto a creare, che non posso fare altrimenti. Ma non appena mi siedo alla scrivania, davanti al PC, pronto a battere, ecco che la creatività svanisce. E mi ritrovo di fronte ad un foglio bianco e vuoto. Quanto solo le mie idee o la mia testa possono essere. Perché lo faccio? Perché? Perché? Vorrei avere una risposta. Vorrei avere più soddisfazioni. Ma nonostante non abbia nessuna delle due cose, continuo comunque a farlo. A provare. Imperterrito. Come se fossi stato programmato così. La cosa mi dà forza. È il mio carburante. Ma spesso non reggo. Spesso il peso è troppo. E la consapevolezza di essere un fallito mi consuma, fino a costringermi a fermare. Controvoglia. E trascinandomi verso il basso. Sempre più in basso. Mi giro nel letto, brancolando come un verme alla ricerca di un segno. Schiacciato dagli sguardi dei grandi che ce l'hanno fatto, tutti intorno a me. Poi dormo. E la mattina mi risveglio. Con lo stesso dirompente pensiero che mi pervade.
stanco. Sono sempre stanco. Vorrei chiedere aiuto, ma nessuno ascolta. Non c'è nessuno pronto a farsi avanti. Perché non riesco ad abbattere quelle mura intorno a me? A lasciarmi andare come si deve? Perché sento sempre quell'opprimente dolore nel petto? Quel nodo in gola che mi impedisce di parlare. Perché cazzo? Faccio colazione. Mi faccio una doccia. E ricomincia tutto. Il mio giorno di nulla. Destinato ad abbandonare pezzo dopo pezzo il mio sogno. Riparte da capo. Certe volte è facile lasciarsi tutto alle spalle, ma in altre occasioni sento solo dolore. Dolore che non fa altro che spingere per cercare di uscire. Nemmeno in quei momenti le mura si rompono. Dio, non oso neanche pensare alla morte. Non ci provo nemmeno. Però in certe occasioni sembra così facile lasciarsi andare. Non credi?
Vigne? Pete? Sei tu? Ma che cazzo? Ciao! Ciao! Come va? Bene, bene, cosa ci fai qua? Ma una passeggiata Sei così. in Gavardo City? Sì, c'ho voglia di Ci fare sta, 2 passi dopo il lavoro. ci sta. Tu invece? Ma io sto andando a lavoro adesso. Ah, lavori? Sì, lavoro sempre lì col signor Pizza. Ah, a Villanuova? Sì. Cazzo, è bello. Bello, Grazie. bello. Ah, guarda. Porca troia! Ti sei fatto giallo, figa! Sì, giallissimo. E sei pelato? Cioè, nel senso, i capelli corti, cazzo! Sono caduto in una polenta. Bello. Cazzo, no, E tanta tu roba. invece sei un barbone. Sì, in realtà non ne vado fiero, però. Ah, stai bene, stai Non c'ho voglia bene. di tagliarla, Sembri quindi. un pastore americano. Che cazzo, ok? Ma quelli che pregano o quelli tipo con le capre? Tutte e due. Ok, insieme, Sì. entrambe le cose. E... E suoni ancora invece? Sì, sono ancora. Non Grande. smetto. Bravissimo, cazzo. Niente, ti saluto che tra poco devo... Ah, devi già andare? Stavo un po' correndo. Ah, ok. Ciao, dai. Vigna. Ci sentiamo, eh. Pete, Sì? qualche volta. Becchiamoci. Sì, volentieri, Quando non c'è niente da fare, quando riesci. quando vuoi. Io sono sempre lì. Ok? Dai. Buon lavoro allora. Grazie, Vigna. Ci vediamo.
Sì, ciao Pete. Ciao Vigne. Sì, scusami il disturbo. Ti ho svegliato? Sì. Cazzo, scusa. No, vai tranquillo. Tutto ok? Sì, sì, no, tutto bene, io te? Tutto bene, tutto bene. Bene, bene. Dimmi tutto. No, ti ho chiamato perché ho un po' pensato al nostro incontro di ieri, no? E se vuoi oggi possiamo beccarci. Ah, ok, ma per un caffè? Sì, beccarci, nel senso, se riesci, altrimenti facciamo anche un'altra volta, non è un problema. No, no, va bene, va bene. Ah, ok, ci sei quindi. Sì, sì, ci sono. Perfetto. Ma Perfetto, soltanto... allora magari sì, non presto, dopo il lavoro, se può andarti. Sì, Ok, ci sono. va bene, allora magari passo io dopo il lavoro. Dai, se riesci va bene. Ti aspetto qua. Perfetto, perfetto, dai, restiamo così allora, perfetto. Va benissimo. Dai, Niente, dai, grazie Peter. figurati. Ci vediamo stasera. Dai, ci sentiamo allora. Scusa ancora per il disturbo. Vai, tranquillo, tranquillissimo. Ok, a dopo. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Permesso? Avanti, avanti. Ciao Vigne. Ciao. Eccoci. Cazzo. Quindi è questa? That's my place. È bellissima. Grazie, Il grazie mille. lettino, le cose sulle pareti. Sì, c'è anche dei lati che cadono a pezzi, ma... Non ne voglio sapere No, niente. infatti, tranquillo. No, no, molto bella. Allora? Molto bella. Ah, tutto a posto. Dai, mi fa piacere. No, è davvero bellissima, cavolo. Hai visto? Mi piace, spaziosa. Grazie, grazie mille. Ben farcita di cose, no? al suo Sì, interno. diventa anche abbastanza piccola in realtà Con tutto con quanto? tutte le mie cosine, sì, sì. Immagino. E poi hai una vista mozzafiato, cavolo, è bellissima. Hai visto la Sì, skyline di Gavardo City? tutta quanta proprio. Più o meno. C'è anche... Io da qui vedo casa tua. Davvero? Sì. Davvero? Mi sa che c'è anche la Assurdo. finestrella lontanissima dalla tua Sì, sì, camera. può essere che sia quella zona. Niente, Figo. vuoi qualcosa? Vuoi dell'acqua? No, Del caffè? perché c'è una... L'orecchio? Sì, sulla parete. Quello l'ha fatta la mia ragazza. Davvero? Sì, prima che mi conoscesse tra l'altro. Bello. Prima che scoprisse che mi piace la musica. Ah, pensavo le orecchie. Ok. No. Bello, Ascolta, bello. vuoi sederti? Sì, sì, volentieri. Dai, così ti faccio sentire qualcosa. Nuovi pezzi? Ma qualche demo così per sfogarmi. Ok. Sei sicura che non vuoi niente? No, no, guarda, grazie, sto... Stai bene? benissimo, Io sì, ogni sì, tanto sì. te lo chiedo. Acqua, caffè, biscottini. No, no, Ok. tutto a posto, tutto a posto. Dai, te la faccio sentire, poi mi dici cosa ne pensi. Si chiama We We To Me? Si chiama Wewe, tu mi piaci. Ah, ok, È il nome della demo, però. Ok, vai. Dichiarazione d'amore. Intro così. Particolare. Sì. Oh! Nice!
Vorremmo fuggire con le scarpe da corsa e una valigia in mano, in un paese lontano. Facciamo un ciao con la mano. Ho pensato che poi un giorno potrei comprare una casa che dipingeremo con tante spirali, ci faranno girare. Eccola. Porca vacca. Ti è piaciuta? Tantissimo. È stupenda, bellissima. Grazie mille, grazie. Giuro, quanto ci hai messo a farla? L'abbiamo registrata la base quest'estate io con Giada, una sua amica. E Ok. infatti sono loro a fare la la la. Ah, ok. Infatti sentivo dalla vocetta, Sì. quello non può essere Pete. Beh, non è che mi discosto tanto. No. io. Infatti. Però ci ho cantato sopra recentemente perché Mhm. mi ero dimenticato di avere questa traccia qua. Mhm. E quindi la strofa l'ho fatta settimana scorsa. Ah, tipo. quindi è abbastanza fresca. Sì, 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 sì. E quindi sei preso bene, vuoi andare avanti e finire. Sì, assolutamente, perché cioè, comunque è una demo, quindi manca ancora il ritornello e le E altre tutto il strofe, resto. esatto. Certo. No, però anche le immagini lo avute, Mi fa spirali. strapiacere, sì, sì. Mi sono immaginato tipo te in una casa con Giada a dipingere in riva al mare. Sì, Non lo so. magari un giorno Magari sarebbe bello. tra un po', dai. Esatto, tra un po', tra un po'. Cazzo, no. Giuro, mi sono sempre chiesto come partissi dal nulla o comunque non lo so, tavola rasa, capito? No, mente vuota, a fare una cosa che poi diventasse questo. Cioè, boh, assurdo. Ok, beh, cioè, secondo me non arriva proprio dal niente. Nel senso che comunque quando fai qualcosa di artistico, penso anche tu con un video, è una questione di tentativi, sia quando inizi a farlo che mentre vai avanti ti rifai anche a quello che hai fatto prima. Quindi i Mhm. tentativi che hai fatto prima influenzano l'ultimo risultato e anche quello che ti piace in quel periodo. Certo. Quindi, cioè, mi fa piacere che tu sia impressionato, però non penso che sia una cosa che arriva così cioè, non pensare che io mi sveglio la mattina, ho già tutto in testa e comunque è una cosa totalmente nuova. Sì, sì, sì. No, boh, io proprio in realtà ho l'immagine di te che ti svegli la mattina dopo aver fatto un sogno. Cazzo, devo fare questa cosa, metterci dentro delle robe e fare una traccia. Beh, Cioè- sarebbe bello fare una canzone sul sogno, ora che ci penso, non l'ho mai fatto. Penso Su un sia- sogno che hai fatto? Sì, anche se raramente me li ricordo. Sarebbe straparticolare, sì. È una bella fonte di ispirazione, sicuramente. Sì, 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 è vero. No, però, boh, veramente, cioè, tanta roba il fatto Grazie. che parti da una cosa del genere e riesci proprio a decostruire tutto quanto fino a dare qualcosa comunque, no? A creare qualcosa. Sì, sì. No, mentre più su un piano invece, non dico surreale o altro, però tipo da un aspetto più introspettivo, cioè ti sei mai chiesto perché lo fai? Non dico perché suoni, no? Ma in generale perché fai musica? Perché, cioè, sia chiaro, suonare chill. Non dico che sia chill perché non lo faccio, però potrebbero farlo tutti. Mentre proprio comporre dei pezzi, scrivere dei pezzi, perché lo fai? Non penso che qualcuno mi abbia mai fatto questa domanda. Ok. Forse non me la sono fatta neanche mai io. Ma se ci devo pensare, penso che alla base ci sia il bisogno di essere capito, sicuramente, perché le forme d'arte che ho intrapreso spesso avevano una parte che è fondamentale di divertimento, ma sempre anche un bisogno di far vedere che magari so fare qualcosa ed impressionare magari qualcuno. Cioè, in passato ci ho pensato spesso. Sicuramente andando avanti ci trovo anche più, cioè subentra di più la parte del divertimento e anche la parte del cercare di creare qualcosa di nuovo, porsi delle sfide personali. Mhm. E nel momento in cui ho iniziato
a diventare più seria come cosa per me, è più difficile farti tornare indietro qualcosa, nel senso che magari ti aspetti tanto, però è comunque una cosa che dà soddisfazione quando riesci a beccare quello che avevi in mente. Ok, Sì. ho capito. Figo. Cioè, boh, è affascinante. No, ti chiedo perché, cioè, anch'io sono un po' titubante ultimamente. Cioè, non che tu lo sia, però, nel senso, Beh, sei titubante? beh, come ti dicevo, investo un po' di aspettative nei confronti di ciò che faccio e questo mi toglie un po' di fascino nei confronti della creazione di qualcosa e mi Mhm. blocca anche. Infatti, a parte questa cosa qui, è un po' un periodo che faccio fatica a mettermi a dire, boh, ma adesso mi diverto. Perché c'è sempre il discorso del quando mi metto verrà male, verrà una cosa che non funzionerà, io ho bisogno di trovare il modo di avere un ritorno anche economico dalla musica che faccio perché ci sto investendo troppo tempo per far sì che sia solo un hobby. E quindi tutte queste cose qui tolgono un po' di magia o Di fascino di quello che fascino. è il fare musica, il fare Sì, arte. Sto avendo anch'io, ti stavo per dire appunto, un periodo un po' così, nel senso che penso molto al fatto di fare video, ok, no? E anch'io sento tantissimo questa mancanza di divertimento che magari avevo quando ero più piccolino nel farli, o fino a poco tempo fa. Solo che non so nemmeno io da dove possa venire questa mancanza, no? E la cosa un po' mi turba e non so, cioè, comunque ho visto te nel farmi sentire il pezzo che eri comunque gasato, no? L'idea di farlo ascoltare. sì, sì. Mentre io, cioè, è come se un po' stessi perdendo questa, boh, tranquillità, no? In quello che è fare video, fare cinema. E mi spiace perché non so il perché. Eh, un po' capisco quello che dici, però cioè, sicuramente ti compatisco e mi dispiace tanto. Non è che magari c'è un'attività nella tua giornata che ti consuma, come può essere per esempio il lavoro, e quindi ti toglie energie o voglia di fare che potresti applicare alla tua passione. Sì, c'è, ovvio c'è il lavoro che non posso non fare, una cosa proprio imprescindibile che devo fare, no? Per i miei fratelli comunque anche. E anche perché comunque so che per andare avanti questa cosa servono dei soldi, serve tutto Sì, sì, quanto. Però non lo so, è forse all'esterno del lavoro. Dovrei pensarci bene un giorno e capire cosa sia. Però ecco questo è quanto. Voglio solo, vorrei solo tornare come una volta a fare i video, a fare le cose e a non sentire addosso quel peso di dover fare questa cosa per forza, perché io lo faccio volentieri, ma sento quasi come se ci fosse una persona dietro di me, no? Con puntata verso di me una spada, o comunque, non so, qualcosa, e fossi sempre io quella persona e mi auto punzecchiassi, no? Andare avanti. capisco. Cioè, penso che questa immagine qui secondo me si può tradurre facilmente nelle aspettative che abbiamo su noi stessi. Poi non sono uno psicologo, però la capisco molto bene. E forse anche un po' non solo l'aspettativa di come dovrebbe essere ciò che fai e di come dovrebbe essere il tuo lavoro artistico sempre, Mhm. ma forse anche l'aspettativa del te di una volta, come dici tu, del te che apprezzava questa cosa qui e del te che dovrebbe ancora apprezzarlo. Mhm. E,
perché non so poi cos'è che ti spinge a te o cos'è che ti ha spinto a far video, però magari c'è sempre alla base quel bisogno di essere capito che magari non viene soddisfatto. Intendi fin da quando magari sei piccolo proprio? Intendi quel senso di essere messo in parte ai margini di qualcosa, quindi? Sì, cioè poi magari non so nel tuo caso, però io da piccolino ho sofferto abbastanza l'idea di non poter essere compreso al 100%. E molto spesso era anche colpa mia perché non mi sforzavo di essere capito, oppure magari di far ridere qualcuno, facevo finta di essere un'altra persona. E mentre invece quando fai qualcosa di artistico non hai questo tipo di freni psicologici, o non hai bisogno di fingere di essere qualcun altro, o non hai bisogno di usare delle parole che non vorresti usare davanti a qualcuno per dire quello che vuoi dire. Mhm. Quindi, cioè, se c'è stata una spinta per te a fare questa cosa qui, magari è appunto quel bambino che ha bisogno di essere capito, però adesso tu perché lo dovresti fare? È un'ottima domanda. Cioè, perché mi dovrei ancora flagellare, intendi, o perché dovrei continuare a fare video? Se è una cosa che non ti piace o che non ti ritorna in modo positivo, non vedo perché dovresti continuare a farla sentendoti allo stesso tempo deluso, perché o la fai male o non la fai. Non lo so, forse perché mi diverte mettermi alla prova con me stesso. E ci sta. E forse il divertimento più grande per me è quello. Cioè, come tu trovi il divertimento, capito? No, nell'atto di farlo, magari il divertimento per me è un... Sei partito dal punto A e vuoi arrivare a punto infinito. Sono stra d'accordo, e magari la forma migliore per te per arrivare al punto infinito è appunto quella video, cioè fare video, montare video, esprimersi attraverso i video. Però mi sembra di notare che c'è qualcosa al di fuori, perché tu per ora hai parlato solo del fatto che ti senti costretto a fare video e che non ci provi più lo stesso gusto. Ma al di fuori di questo tu come stai? Ma intendi al di fuori anche proprio del lavoro? Sì, nella vita di tutti i giorni, quando non fai video, quando non stai lavorando, come stai? Io come sto? Bene. No, sto bene. Non so neanche perché mi sto lamentando di queste cose. Cioè, alla fine sono delle piccolezze inutili. Quindi... No, sto bene. 100%, sono altre cose importanti. Tu invece? Tu come stai?
attimo, ce l'ho. Stai fermo.